Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale. Spero che stiate bene, spero che la vostra settimana sia iniziata alla grande e spero anche che siate pronti per una nuova lezione di vocabolario in italiano. Nella lezione di oggi ci concentreremo su 15 collocazioni fisse con il verbo fare. Che cos'è una collocazione? Si tratta di una combinazione di parole che si trova sempre uguale nella lingua. Quindi i parlanti usano una determinata espressione, una determinata combinazione di parole sempre allo stesso modo. Oggi ne vediamo 15 con il verbo fare perché fare è veramente un verbo estremamente utilizzato nella lingua di tutti i giorni. È un verbo comunissimo che a volte si trova in queste collocazioni come verbo principale fisso, altre volte invece, come è nel caso di due collocazioni che vedremo tra poco, si trova in quella collocazione per sostituire un verbo più specifico. Dopo vedremo di che cosa sto parlando. Il verbo fare è un verbo diffusissimo nella lingua di tutti i giorni e quindi converrebbe imparare queste collocazioni perché appunto ci facilitano tantissimo nella vita di tutti i giorni quando parliamo con qualcuno. Allora, la prima collocazione che vediamo insieme è fare colazione. Fare colazione. Questa è molto semplice, ma è anche tra le frasi, tra le espressioni che vengono sbagliate di più, perché spesso si cade nel tranello delle traduzioni parola per parola. Quando vi alzate la mattina, andate in bagno, fate quello che dovete fare e poi fate colazione. Fare colazione. Questa collocazione la troverete sempre ed esclusivamente con il verbo fare. La seconda collocazione che ci serve per parlare della nostra routine quotidiana è fare la doccia. Fare la doccia. Usiamo questa collocazione se a casa abbiamo una doccia, altrimenti se abbiamo una vasca, diciamo fare il bagno. Ricordatevi che la collocazione fare il bagno si usa anche quando si va al mare, in piscina, al lago. Facciamo il bagno? Significa ci immergiamo nell'acqua? Al mare, al lago, in piscina. La terza collocazione che vediamo insieme oggi è fare una fotografia. Fare una fotografia. Io faccio le fotografie con il cellulare, con la macchina fotografica. In questo caso il verbo fare sostituisce un verbo più preciso perché la collocazione standard è scattare una fotografia, ma nella lingua di tutti i giorni più comunemente diciamo fare una foto, quindi si accorcia anche la parola fotografia. Fare una foto. Scattare una fotografia. Se volete essere più precisi quando parlate, userete scattare una fotografia. Oggi ho scattato tantissime fotografie. Se invece volete essere più informali, oggi ho fatto tante foto. A voi la scelta. Ovviamente pensate anche al contesto in cui vi trovate. La quarta collocazione che vediamo insieme oggi è fare una domanda. Fare una domanda, che significa domandare qualcosa. Anche in questo caso il verbo fare sostituisce un verbo più preciso, che è porre. In italiano si pone una domanda. Io pongo una domanda a qualcuno. Porre una domanda. È evidentemente una collocazione abbastanza formale, standard. Nella lingua di tutti i giorni diciamo fare una domanda. Io faccio una domanda. Quindi la scelta è solamente tra fare una domanda e porre una domanda.
Anche qui la vostra scelta si deve anche basare sul contesto in cui vi trovate. Andiamo avanti. La collocazione successiva è fare una scelta. Fare una scelta. Devi fare una scelta, non puoi avere entrambe le cose. La collocazione successiva è fare una telefonata. Fare una telefonata, anzi, ho il cellulare in mano da cui sto leggendo i miei appunti, quindi fare una telefonata, sto facendo una telefonata, che è un modo più informale per dire sto chiamando qualcuno, sto telefonando a qualcuno. Vediamo la collocazione successiva, che è fare amicizia. Quest'estate in vacanza ho fatto amicizia con tante persone. Significa stringere dei legami di amicizia, dei legami duraturi con qualcuno. Quindi fare amicizia con qualcuno. Successivamente abbiamo la collocazione fare pace. Che cosa significa? Fare pace è ciò che si fa dopo aver litigato. Quindi non è mai bene rimanere litigati, bisogna sempre fare subito pace. L'espressione successiva è fare i compiti. Io non faccio più i compiti da un bel po' ormai, purtroppo, perché vuol dire che il tempo passa. È un'espressione che si usa nello specifico per i bambini, i ragazzi che vanno alle elementari, alle medie oppure al liceo. Già all'università non si usa questa espressione. Uno studente universitario non dice devo fare i compiti, ma dice devo studiare. Quindi è un'espressione che potete utilizzare se per esempio avete dei figli che vanno a scuola oppure se aiutate dei bambini a fare i compiti. Poi successivamente abbiamo fare la spesa. Questa la conosciamo molto bene, vero? Fare la spesa. Si usa per l'azione di comprare cibi al supermercato oppure al mercato. Non necessariamente solo cibi, al supermercato si possono anche trovare prodotti per la casa o per la cura e l'igiene della persona. Quindi, più genericamente, si va al supermercato, si va al mercato e si fa la spesa. L'11ª collocazione è fare un favore. Scusami, mi puoi fare un favore? Questa ovviamente è un'espressione molto utile perché giornalmente chiediamo spesso a qualcuno di farci un favore. Poi abbiamo la collocazione fare festa. Fare festa non significa fare una festa, fate attenzione, ma significa divertirsi enormemente. Quindi posso dire, ieri sera siamo usciti e abbiamo fatto festa. Quindi fare festa significa divertirsi, significa anche spassarsela. Vi ricordate questo verbo pronominale che abbiamo visto nella lezione sulla coniugazione al presente indicativo dei verbi pronominali? Quindi fare festa, divertirsi, spassarsela. Sto dicendo la stessa cosa, con registri diversi però. Mettiamoli in ordine secondo il registro. Registro medio neutro standard, divertirsi. Registro informale, spassarsela. Registro colloquiale, fare festa. Poi successivamente abbiamo fare tardi. Fare tardi significa essere in ritardo. Ma se dico essere in ritardo, sono in ritardo, sto usando un registro standard. Se dico sto facendo tardi, sto usando un registro informale. Poi la penultima collocazione che vediamo insieme oggi è fare acquisti. Fare acquisti. Allora, questa significa fare shopping. Ma siccome non mi piace usare parole inglesi
anglismi quando in italiano esiste la parola per dire quella cosa, impariamo a dire fare acquisti. Va bene? Fare acquisti, quindi esco con le mie amiche, con i miei amici e vado a fare acquisti di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, abbigliamento, arredamento, libri, qualsiasi cosa che non sia cibo. L'ultima collocazione che vediamo insieme oggi è fare un giro. Fare un giro. Che significa? Significa fare una passeggiata, andare in giro a camminare. Ti va di fare un giro? Significa ti va di uscire e andare da qualche parte? Questo è molto utile per le conversazioni informali della vita quotidiana. Facciamo un giro. Ricapitoliamo. Fare colazione, fare la doccia, fare una foto, fare una domanda, fare una scelta, fare una telefonata, fare amicizia, fare pace, fare i compiti, fare la spesa, fare un favore, fare festa, fare tardi, fare acquisti, fare un giro. Questo è tutto per la lezione di oggi. Fatemi sapere se avete delle domande, in tal caso lasciatele nei commenti qui sotto. E io vi ringrazio per aver seguito anche la lezione di oggi e ci vediamo sicuramente nella prossima. A presto, ciao!